300.000 km al secondo. Questo è il limite assoluto di velocità dell'universo. La luce viaggia, colpisce i tuoi occhi e tu vedi il passato. Sempre. Ma cosa succederebbe se ti dicessi che in questo esatto momento, dentro un laboratorio, un singolo frammento di luce sta riscrivendo il suo stesso passato? Non è fantascienza, non è una teoria, è un esperimento reale, replicato migliaia di volte, e sta per distruggere tutto quello che credi di sapere sul tempo. Per capire questa follia, dobbiamo partire dalle basi. Immagina di trovarti di fronte a un muro di cemento. Nelle tue mani hai una pallina da tennis bagnata di vernice rossa. Se la lanci contro il muro, lascerà un segno rotondo, un punto preciso. Questa è la fisica che tu vivi ogni giorno. Se metti una barriera con 2 fessure in mezzo e tiri 1000 palline, troverai 2 strisce rosse sul muro finale. Logico, vero? Tu lanci un oggetto solido. L'oggetto viaggia in linea retta, sbatte e si ferma. Causa ed effetto. Il passato crea il futuro. Ma adesso rimpiccioliamoci. Scendiamo nel regno dei quanti, dove le palline da tennis diventano singoli fotoni, particelle di luce minuscole. Ripetiamo lo stesso identico gioco. Spara un fotone alla volta attraverso le 2 fessure. Aspetti che colpisca il muro. Poi ne spari un altro. E un altro. Quando guardi il muro finale, non ci sono 2 strisce. Ci sono decine di strisce parallele. È impossibile. Questo è il comportamento tipico dell'acqua. Immagina di lanciare un sasso in una piscina. Le onde passano attraverso le 2 fessure, si scontrano tra loro e creano un disegno complesso. Ma tu stavi sparando particelle singole, non onde. Fermati un attimo. Pensa a cosa ti ho appena detto. Un singolo fotone, sparato da solo, si comporta come se attraversasse entrambe le fessure contemporaneamente, interferendo con se stesso. È un'ubiquità spettrale. I fisici, confusi, decidono di barare. Mettono un rilevatore, una specie di autovelox microscopico, vicino alle fessure per vedere da quale porta passa davvero il fotone. E qui la natura ti prende in giro. Nel momento esatto in cui accendi l'autovelox, il fotone smette di fare l'onda. Torna a comportarsi come la pallina da tennis. Sul muro compaiono solo 2 strisce. Il fotone sa di essere osservato. Questo è il famoso esperimento della doppia fessura. La realtà cambia forma a seconda che tu la stia guardando o no. È un'oscurità luminosa, un paradosso che ha perseguitato Einstein fino alla tomba. Se c'è informazione disponibile sul percorso, la particella è solida. Se l'informazione non c'è, la particella è un'onda di probabilità fantasma. L'atto di conoscere cambia fisicamente la materia. Ma questo era solo il primo livello. Quello che succede dopo è il motivo per cui sei qui. Perché i fisici si sono fatti una domanda diabolica. Cosa succede se osserviamo il fotone dopo che ha già colpito il muro? Per ingannare l'universo, gli scienziati hanno costruito una trappola perfetta. Immagina di prendere il nostro fotone e farlo passare attraverso un cristallo speciale. Questo cristallo fa una magia. Spezza il fotone in 2 gemelli identici. 2 particelle entangled. Sono come 2 dadi telepatici. Se uno mostra un 6, l'altro mostrerà istantaneamente un 6, anche se si trova dall'altra parte della galassia. Condividono un'unica anima quantistica. Quello che fai a uno accade all'altro. Chiamiamo questi gemelli segnale e folle. Il gemello segnale viene spedito dritto verso il muro finale, il nostro schermo. Il suo viaggio è brevissimo. Colpisce lo schermo e lascia il suo segno. È fatta. Il suo passato è scolpito nella pietra. Il gemello folle, invece, viene deviato in un gigantesco labirinto di specchi e prismi. Un percorso molto più lungo. Questo significa che quando il gemello folle sta ancora viaggiando nel suo labirinto, il gemello segnale è già morto, schiantato sul muro. Tieni a mente questo dettaglio. È qui che la fisica si spezza. Nel labirinto del gemello folle c'è un trucco. Il percorso lo porta verso 2 possibili uscite. Uscita A. I sensori ci dicono esattamente
da quale delle due fessure iniziali è passato. Abbiamo l'informazione. Uscita B. I sensori mescolano i dati in modo irreparabile. L'informazione viene cancellata per sempre. Un meccanismo casuale decide quale strada farà il gemello folle. 50% di probabilità di sapere, 50% di ignoranza totale. Ma ricorda l'orologio. Questa scelta viene fatta dopo che il gemello segnale si è già schiantato sul muro. Aspetta. Sai cosa significa questo per te, adesso, mentre guardi? Significa che stiamo decidendo se estrarre l'informazione dal sistema quando la particella partner ha già finito il suo viaggio. È come guardare una partita di calcio registrata. I giocatori hanno già giocato. Il risultato è già nel server. Ma noi stiamo per lanciare una moneta per decidere se guardare la partita o se cancellare il file. Nella tua vita quotidiana, la tua decisione di oggi non può cambiare i gol segnati ieri. Il passato è un muro di piombo. E invece, ricapitoliamo la follia. Gemello segnale sbatte, fine della sua vita. Crea un punto sul muro. Un microsecondo dopo, il nostro labirinto decide cosa fare col gemello folle. Se il labirinto sceglie di rivelare il percorso, il gemello segnale si comporta come una pallina da tennis. Se il labirinto sceglie di cancellare il percorso, il gemello segnale si comporta come un'onda d'acqua. Ma come fa il gemello segnale a sapere come comportarsi se la decisione viene presa nel futuro, quando lui è già morto e spiaccicato sul muro? Ma c'è un problema enorme. Quando i fisici guardano i risultati complessivi sul muro, trovano qualcosa che fa tremare le fondamenta della logica umana. Se il gemello folle finisce nel rilevatore che cancella l'informazione, i punti lasciati dai gemelli, segnale nel passato, formano magicamente il disegno a strisce delle onde. Se finisce nel rilevatore che legge l'informazione, formano il disegno dei proiettili solidi. Il fotone. Segnale ha letteralmente cambiato il suo comportamento nel passato, in base a una scelta fatta nel futuro. È un po' come quando scrivi una lettera a mano. Metti la lettera in una busta sigillata e la spedisci. Il tuo amico la riceve il giorno dopo. Lui non l'ha ancora aperta. Dentro c'è inchiostro su carta. Ma se il tuo amico decide di bruciare la busta senza aprirla, la tua mano, nel passato, viene forzata a non aver mai scritto quella lettera. Il tuo passato fluido si solidifica solo quando il futuro decide cosa farne. La causa non precede più l'effetto. L'effetto trascina la causa all'indietro nel tempo. Questo meccanismo diabolico si chiama gomma quantistica a scelta ritardata e il nome è perfetto. L'universo ti permette di compiere un'azione, di far viaggiare una particella, di farla schiantare su uno schermo. Ma finché l'informazione su come ha viaggiato non diventa definitiva e irrecuperabile, la realtà non è ancora stata renderizzata. L'universo tiene le opzioni aperte. Se tu cancelli l'informazione nel futuro, l'universo usa una gomma da cancellare e riscrive la traiettoria della particella nel passato, trasformandola da proiettile a onda. Forte, più forte, devastante. Pensa alle implicazioni. In questo momento, nel tuo corpo, ci sono miliardi di reazioni chimiche basate su elettroni, particelle quantistiche. E se l'atto stesso di misurare, di sapere, di interagire con il mondo, stesse costantemente forzando il tuo passato a prendere una forma precisa, non stai vivendo in un mondo solido fatto di mattoni. Stai camminando in una simulazione probabilistica, una realtà incerta, dove il presente invia costantemente onde d'urto nel passato per assicurarsi che la storia abbia un senso logico. È un silenzio rumoroso del vuoto. Se stai ancora qui, è perché una parte di te voleva sapere. E c'è molto altro da scoprire. Perché vedi, un esperimento su un tavolo di laboratorio con cavi e specchi è inquietante. Ma è roba piccola. Riguarda frazioni di secondo. I fisici, però, non si accontentano mai. Hanno preso questo stesso identico paradosso, questa stessa gomma quantistica capace di riscrivere il passato, e l'hanno applicata non a un tavolo di 3 metri,
ma all'intero universo conosciuto. E i risultati ti toglieranno il sonno. Nel 1978 il fisico John Archibald Wheeler propose un esperimento folle. Pensa a una stella potentissima, un quasar, lontana miliardi di anni luce da noi. Tra noi e il quasar c'è un'enorme galassia. La gravità di questa galassia si comporta come una lente gigante. Divide la luce del quasar in due percorsi. Un fotone può passare da destra o può passare da sinistra della galassia, prima di arrivare al tuo occhio, qui sulla Terra. Questo fotone è partito prima che la Terra esistesse, prima che il Sole si accendesse. Ha viaggiato nel vuoto gelido per 10 miliardi di anni. Ha costeggiato la galassia lente ed è arrivato oggi, stanotte, al tuo telescopio. Tu puoi scegliere come osservarlo. Puoi usare un sensore per capire se è passato da destra o da sinistra. Oppure puoi far collidere i due percorsi per cancellare l'informazione e creare un'onda di interferenza. La scelta è tua. La fai stasera, nel presente. E qui la realtà si spezza definitivamente. Se tu, stasera, decidi di cancellare l'informazione, il fotone si comporterà come se avesse viaggiato per 10 miliardi di anni come un'onda di probabilità, passando da entrambe le parti della galassia. Se tu decidi di misurare il percorso, il fotone si comporterà come se avesse viaggiato per 10 miliardi di anni come una singola particella solida su un solo lato. La tua decisione, presa in questo istante, in una fredda notte terrestre, ha appena determinato la natura fisica di un evento accaduto 10 miliardi di anni fa. Il tempo non è una freccia, non è un fiume che scorre solo in avanti verso il mare. È una ragnatela, un tessuto intricato dove ogni tua interazione, ogni tuo sguardo, ogni tua misurazione manda vibrazioni non solo verso il futuro, ma anche verso il passato. L'osservatore non si limita a guardare l'universo, lo crea, lo definisce, lo costringe a prendere una forma e lo fa retroattivamente. L'universo non ha una storia definita finché qualcuno, da qualche parte, non decide di farla esistere. Ogni volta che apri gli occhi, costringi un mare di probabilità quantistiche a diventare materia solida. La tua stessa esistenza è l'ancora che fissa il passato dell'universo. Non stai guardando la realtà, la stai assemblando, istante per istante, anche all'indietro. Il passato esiste solo come un'ombra che attende di essere illuminata dalla tua scelta presente. L'universo non era completo prima di te e non lo è nemmeno ora. Non sei semplicemente nel tempo. Tu sei il tempo. Io sono Renderium. E questa era la bugia della causa e dell'effetto. Il viaggio non finisce qui. Qui dentro, il tessuto stesso della realtà ha ancora molti fili nascosti da svelare. Se credi che questa consapevolezza profonda debba arrivare a più persone, iscriviti al canale. Ogni tua iscrizione è una voce in più per la scienza pura, per chi non si accontenta delle apparenze, per chi vuole guardare oltre il velo. Insieme possiamo rendere visibile l'impossibile.